Oggi ti mostrerò tante cose belle ma soprattutto utili. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet, io sono Simona ed oggi vi mostrerò un punto di lavorazione semplice ma d'effetto. Vi darò tutte le basi per poterlo lavorare in maniera davvero tranquilla, anche se sei principiante, e volendolo puoi impiegare per diverse cosucce belle all'uncinetto, per diversi accessori come borse a crochet, per capi di abbigliamento, ma anche per coperte o copertine. La texture è davvero spettacolare e perfetta per la bella stagione. Prova ad indovinare giù nei commenti cosa ho realizzato io. Nel frattempo ti riporto al tutorial di oggi. Sigla! Per questo progetto prendo in considerazione la circonferenza delle mie spalle, che è pari a 100, diviso 2 sono 50 cm, però io in realtà per questo pannello ho avviato 45 cm di catenelle perché ho tenuto in considerazione il multiplo di lavorazione, che è 8 più 1. Anche voi allo stesso modo, per avviare la lavorazione del primo dei due pannelli, andate a misurare la circonferenza maggiore del vostro corpo. Nel mio caso sono le spalle, ma potrebbe essere anche il seno o i fianchi o il girovita. Dividete per 2 e quei centimetri li andate a riportare sulle catenelle da andare a lavorare, tenendo in considerazione, ripeto, il multiplo 8 più 1. In virtù di quanto detto prima, avvierò 81 catenelle, multiplo di 8 più 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 80. Aggiungo un'altra catenella per un totale di 81 e ne aggiungo un'altra soltanto perché mi serve per ritornare indietro a punto basso. A partire dalla seconda catenella inizio a lavorare intanto un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 81 punti bassi. 3, 4, 5, 6, 7, 80, 81. Bene, lavorata la prima riga a punto basso, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro. Per la riga numero 2 prendiamo il filo e andiamo a lavorare direttamente nel primo punto, un mezzo punto, 3 asole e chiudo. Prendo il filo, vado nel punto successivo, 3 asole e chiudo. Prendo il filo, terzo punto, 3 asole e chiudo. Per tutta la riga lavorerò un mezzo punto in ciascun punto sottostante per un totale di 81. 80 e 81. Riga numero 2 completata, procediamo per la numero 3, catenella, giriamo il nostro lavoro. Nel primo punto vado a lavorare un punto alto sostituito dai due punti bassi, casomai fai 3 catenelle. Una catenella di separazione, riprendo il filo e nello stesso punto faccio un punto alto. Punto alto, catenella, punto alto, prendo il filo, salto 1, 2, 3 punti, a partire dal quarto lavoro un ventaglio costituito da 5 punti alti. 2, 3, 4 e 5. Salto 1, 2, 3 punti e nel quarto punto lavoro un punto V costituito da un punto alto, 2 catenelle di separazione, un punto alto. Quindi punto V, punto ventagli, punto V con 2 catenelle piuttosto che con una. Continuiamo. Prendo il filo, salto 1, 2, 3 punti. Nel quarto punto lavoro un ventaglio costituito da 5 punti alti. 2,
3, 4, 5, salto di nuovo 1, 2, 3 punti e nel quarto punto facciamo un punto V costituito da un punto alto, 2 catenelle di separazione e un punto alto nello stesso punto al di sotto. Bene, per tutta la riga dobbiamo alternare un ventaglio e un punto V saltando 3 punti di base. Ci vediamo alla fine, così vi mostro come chiudere la riga e come iniziare la successiva. Sono al termine della prima riga punto ventaglio e punto V. Se hai rispettato il multiplo ti ritroverai in questa situazione. Avrai lavorato l'ultimo ventaglio di 5 punti alti e ti rimarranno gli ultimi 4 punti. Ne salti 3 e nell'ultimo concludi con un punto V, per cui nell'ultimo punto lavoro un punto alto, una sola catenella e un punto alto, che vado a chiudere a metà. Le altre 2 asole le chiudo con il secondo colore. Per comodità possiamo fare anche un cappio. Faccio passare il cappio attraverso le 2 asole e poi blocco con una catenella. Qui stringo bene e lascio agganciato il primo colore. Giro il mio lavoro. Nel primo punto alto vado a lavorare un punto alto che io sostituisco con i 2 punti bassi. Anche qui, se ti viene più comodo, lavora 3 catenelle. Nello spazio di una catenella lavoro 2 punti alti. Nel terzo punto del ventaglio sottostante vado a lavorare un punto V costituito da un punto alto, 2 catenelle di separazione, un punto alto. Dove c'è il ventaglio lavoro un punto V e dove c'è il punto V nel punto successivo lavoro un ventaglio di 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. E quindi ripeto, dove c'è il ventaglio, nel terzo punto lavoro un punto V, vado al centro, punto alto, 2 catenelle di separazione e un punto alto. Dove c'è il punto V lavoro un ventaglio di 5 punti alti, quindi durante la seconda riga invertiamo i punti. Ripetiamo questo schema per tutti i punti che abbiamo al di sotto. Sono quasi al termine della riga, ho lavorato l'ultimo ventaglio nel punto V al di sotto, adesso vado a lavorare il terzo punto del ventaglio andando a lavorare il punto V, quindi punto alto, 2 catenelle più punto alto. Terminiamo la riga allo stesso modo di come l'abbiamo iniziata, con 2 punti alti nella catenella di separazione tra un punto alto e l'altro, e un punto alto nell'ultimo punto alto. Catenella di sicurezza, mi aiuto con un marcapunti, inserisco il marcapunti nella catenella appena fatta e chiudo. Per la riga successiva, la numero 3, cambio il colore, passo a lilla e ripeto la riga numero 1. Piuttosto che fare il cambio colore e girare il lavoro, visto che già ho il mio cotone agganciato da questa parte, se vi ricordate, inizio direttamente da qui. Quindi cosa faccio? Entro nel primo punto alto, prendo il filo in lilla, lo passo attraverso e faccio una catenella. Nello stesso punto vado a lavorare un punto alto che sostituisco con i 2 punti bassi e ripeto la riga numero 1. Se vi ricordate abbiamo fatto un punto alto, una catenella e un punto alto, quindi aggiungo una catenella e faccio un punto alto. Dove c'è il punto V vado a lavorare 5 punti alti
Dove c'è il ventaglio di 5 punti alti vado a lavorare il punto V nel terzo punto alto dei 5, quindi punto alto, stavolta 2 catenelle, punto alto. Sul punto V lavoro il mio ventaglio di 5 punti alti e nel ventaglio successivo lavoro il mio punto V costituito da un punto alto, 2 catenelle di separazione e un punto alto. Quindi continuo in questo modo per tutta la riga finché non la termino. Quindi ci vediamo direttamente alla fine, perché vi mostrerò come terminare la riga numero 3 e come iniziare la quarta, perché anche qui cambieremo il colore. Bene, ho completato anche la terza riga in lilla, ho lavorato l'ultimo ventaglio di 5 punti alti nel punto V. A questo punto andiamo a chiudere il giro ripetendo il lavoro di prima. Dopo il ventaglio facciamo il punto V con una sola catenella. Quindi prendiamo il filo, saltiamo i 2 punti, andiamo direttamente nell'ultimo, lavoriamo un punto alto, una catenella e un punto alto che chiudiamo a metà con il primo colore, perché le altre 2 asole le andremo a chiudere con il secondo. Quindi allunghiamo l'asola, la mettiamo sull'uncinetto, possiamo togliere il marcapunti, così stringo un po' tutto, faccio passare il secondo colore attraverso il primo, ok, quindi catenella, stavolta sì, giriamo il lavoro, lasciamo il lilla agganciato e continuiamo per la riga numero 4, dove andremo a ripetere tutto il lavoro che abbiamo fatto nella riga numero 2, per cui nel primo punto lavoriamo un punto alto o con le 3 catenelle o con i 2 punti bassi, come faccio sempre. Riprendo il filo, nella catenella di separazione iniziale facciamo 2 punti alti e nel ventaglio che abbiamo al di sotto, nel terzo punto, facciamo un punto V costituito da un punto alto, 1, 2 catenelle e un punto alto. Quindi prendo il filo, nelle 2 catenelle di separazione lavoro un ventaglio di 5 punti alti e ripeto lo schema per tutta la riga. Dove c'è il punto ventaglio vado a lavorare il punto V, 1, 2, punto alto. Quindi continuiamo e al termine della riga andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto prima o comunque nella riga numero 2. Nella catenella di separazione lavoriamo 2 punti alti e nell'ultimo punto un punto alto. Quindi lasciamo la catenella col marcapunti e senza girare il lavoro continuiamo. Ve lo rimostro un'altra volta, dai, ipotizziamo che ho terminato la riga numero 4. Per iniziare la numero 5, senza girare il lavoro, ci inseriamo nel primo punto alto, prendiamo il filato in lilla, lo facciamo passare attraverso così, catenella e si riparte da qui. Su 2 righe giriamo il lavoro una sola volta, punto alto, catenella, punto alto, e da qui si riparte. Dove c'è il punto V si lavora il punto ventaglio, viceversa sul ventaglio si lavora il punto V. Molto molto semplice. Bene, amiche ed amici, ho terminato il mio pannello. In totale ho lavorato 65 righe alternando il punto V e il punto ventagli, raggiungendo all'incirca 80 cm. Ho terminato con l'ultima riga in lilla e adesso procederò con il lilla. Per bloccare il secondo colore basterà andare a fare l'ultimo punto alto. Prima di chiudere le altre 2 asole ci inseriamo esattamente nel cappio del secondo colore, riprendiamo il lilla e chiudiamo tutto. Quindi facciamo una catenella, possiamo anche staccare il secondo colore, giriamo il nostro lavoro e procediamo. Mi porto la coda dietro così me la lavoro, prendo direttamente il filo dopo aver fatto la catenella, nel primo punto alto al di sotto vado a lavorare un mezzo punto, chiudo tutte e 3 le asole insieme.
Riprendo il filo, vado nel punto alto successivo saltando la catenella e faccio un altro mezzo punto. In ciascun ventaglio che mi ritrovo al di sotto andrò a lavorare un mezzo punto per un totale di 5 mezzi punti consecutivi. Quando incontro il punto V vado direttamente nelle 2 catenelle di separazione e lavoro 3 mezzi punti. Nel ventaglio di 5 punti alti lavoriamo un mezzo punto in ciascun punto per un totale di 5. Quando incontriamo il punto V andiamo direttamente nelle 2 catenelle di separazione e lavoriamo 3 mezzi punti alti. Quindi continuiamo così fino a terminare tutta la riga. A fine riga, dopo aver lavorato l'ultimo ventaglio, andiamo a lavorare il punto V al di sotto, quindi sia il primo che il secondo punto alto e saltiamo la catenella che abbiamo al di sotto. Facciamo una catenella, giriamo il nostro pannello e in ciascun punto che abbiamo al di sotto andiamo a lavorare un punto basso. Sono al termine della riga a punto basso, lavoro il penultimo e l'ultimo punto. Faccio una catenella e sempre nell'ultimo punto aggiungo un punto basso. Giro il mio lavoro riportandolo sulla zona più lunga e vado a rifinire la zona irregolare. Dove c'è il mezzo punto faccio un altro punto basso. Dove c'è invece il punto alto, tra un punto alto e l'altro faccio 2 punti bassi. 1, 2. Riga successiva ho i 3 punti alti. Entro tra un punto alto e l'altro e ripeto 2 punti bassi. Riga successiva, 2 punti bassi nel punto alto al di sotto, lo stesso faccio per la riga successiva. Insomma, dobbiamo lavorare 2 punti bassi per ciascuna riga a punto alto al di sotto. E lo facciamo per tutta la lunghezza del nostro pannello. Bene, ho terminato, rifinito il lato più lungo, come vi ho mostrato prima. Sono al termine della riga, quindi ho lavorato gli ultimi 2 punti bassi nella riga del punto V. Adesso andrò a lavorare un punto basso nella riga a mezzo punto, un punto basso nella riga a punto basso e un punto basso nella primissima catenella. Poi faccio una catenella, un altro punto basso nella stessa catenella, giro il mio lavoro per rifinire la zona inferiore, quindi le catenelle iniziali. Qui dobbiamo soltanto andare a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante. Quindi continuiamo così per tutta la zona inferiore. Quando arriviamo nell'ultima catenella ripetiamo quello che vi ho mostrato prima, un punto basso, una catenella, un punto basso nella prima riga, un punto basso nella riga a mezzo punto e quando incontriamo tutti i punti alti al di sotto andiamo a lavorare 2 punti bassi, così fino alla fine. Quando arriviamo alla fine andiamo a lavorare gli ultimi 2 punti bassi nell'ultima riga, un punto basso nella riga a mezzo punto,
un punto basso nella riga a punto basso. Qui vado a disfare la catenella di sicurezza che avevo fatto prima. Possiamo tagliare il filo ovviamente perché abbiamo finito il lavoro, ci aiutiamo con un ago e andiamo a formare la catenella. Quindi ci inseriamo nel primo punto basso e al centro dell'ultimo e voilà. Quindi ci andiamo a bloccare per bene il nostro filo. Terminato il primo pannello, ovviamente ripeteremo tutto il lavoro che vi ho mostrato per la realizzazione di un secondo pannello, proprio come ho fatto io. Bene, una volta completati i due pannelli, fronte e retro, possiamo andare a cucire la zona delle spalle lasciando lo scollo centrale affinché la nostra testa passi attraverso appunto lo scollo. Ho già preso qualche misura da 22 cm, mentre sulla zona delle due spalle andrò a cucire 12 cm. Ma non vi preoccupate perché non utilizzeremo ago e filo, lo faremo al solito all'uncinetto. Quindi metto i miei due pannelli dritto contro dritto, riprendo il filato, faccio un cappio per comodità e mi aggancio alle 2 catenelle dell'angolo. Inserisco il cappio e lo faccio passare. Blocco, mi lavoro anche la coda dietro nel frattempo e quindi dal punto basso successivo inizio a lavorare i miei punti bassi e quindi a cucire finché non arrivo al marcapunti. 1, 2, 3, 4, 5, 22esimo ed ultimo punto perché qui ho il marker. Ok. Bene, quindi faccio una catenella di sicurezza, stacco un po' di filo e me lo vado subito a nascondere, bloccare, mi raccomando. Una volta fatto questo lavoro su una spalla vi faccio vedere il risultato finale dall'altra parte, risultato molto pulito. Lo ripetiamo dall'altra, quindi cosa dobbiamo fare? Giriamo il lavoro dall'altra parte e partiamo da qui al marcapunti, ci si ferma. Una volta fatto questo, mi raccomando, provate il vostro capo e accertatevi. Sta passando il motorino maledetto. Non ho pace né la mattina né il pomeriggio, assolutamente. Devo cambiare location. Dunque, dopo aver fatto questa operazione, mi raccomando, provate il vostro capo e accertatevi che questo spazio sia sufficientemente aperto e che la vostra testa, insomma, passi attraverso questa apertura. Ok, ho cucito la zona delle spalle, questo è il risultato sul dritto del lavoro. La cucitura nemmeno si nota, mi piace molto. Ho indossato il capo, passa attraverso la testa, quindi possiamo andare avanti. Distendiamo i nostri pannelli, li mettiamo sul dritto. Ho già marcato dei punti con i marker. Questi centimetri dovranno corrispondere alla circonferenza del vostro braccio e nello stesso tempo dovete tenere in considerazione il multiplo di lavorazione 8+1. Nel mio caso ho 32 centimetri circa di circonferenza, di giro manica insomma, e dovrei ritrovarmi 57 punti, 56 multiplo di 8+1. Ovviamente andiamo a riportare questi calcoli anche sull'altra manica. Faccio subito così non avrò problemi a individuare i punti dopo. Una volta fatto questo andiamo a realizzare la nostra manichetta. Vado a fare un cappio che tengo sull'uncinetto. Adesso io girerei il lavoro, lo metterei sul rovescio e faccio la prima riga sul rovescio, quindi giro, entro nel punto segnato con il marker, esco fuori e intanto blocco con una catenella, così, bene. Poi prendo il filo, sempre nello stesso punto vado a fare il primo mezzo punto e quindi intanto mi lavoro un mezzo punto in ciascun punto di questo pannello. In totale lavorerò 27 punti qui, quindi sono 3, 4, 5 e 27.
parte, quindi ho lavorato i miei mezzi punti nel pannello davanti o dietro, fa lo stesso. Avendo già rifinito precedentemente i pannelli, come notate questo procedimento è molto semplice. Vado a lavorare adesso un mezzo punto nella zona della cucitura, quindi ne distribuirò esattamente 3. Un mezzo punto lo faccio qui, in questo punto che coincide con la catenella dove mi ero agganciata, un mezzo punto invece nella cucitura e un mezzo punto nell'altra catenella dove mi ero agganciata per cucire la zona delle spalle. Molto semplice, bene. Quindi ho un totale di 30 punti più i 27 dall'altra parte, sono 56-57, per cui procedo lavorando un mezzo punto in ciascun punto sottostante finché non arrivo all'altro marker. Ok, ultimo punto, 57esimo. Una volta fatto questo, se vi ricordate, quando abbiamo avviato il pannello, abbiamo lavorato la prima riga, infatti le mie 2 manichette riprenderanno il punto di lavorazione, quindi intanto vado a lavorare la prima riga in lilla. La riga in lilla prevedeva un punto V iniziale, quindi nel primo punto vado a lavorare un punto alto sostituito da 2 punti bassi, una catenella e un punto alto. Poi saltiamo 3 punti e nel quarto facciamo un ventaglio di 5 punti alti. E poi saltiamo 3 punti e a partire dal quarto facciamo stavolta un punto V con le 2 catenelle di separazione e insomma ripetiamo il punto di lavorazione che vi ho mostrato all'inizio finché non terminiamo tutta la riga. Bene, ho terminato la riga che riguarda la mia manichetta. Se hai calcolato anche tu bene il multiplo di lavorazione, ti ritroverai con gli ultimi 4 punti dopo aver lavorato il ventaglio. Nell'ultimo punto chiudiamo la riga, punto alto, una catenella, un punto alto. Bene. Faccio una catenella di sicurezza, non taglio il filo perché mi servirà per la riga numero 3. Riprendo la seconda colorazione, faccio un cappio e lavoro la riga numero 2. Intanto ci agganciamo con una catenella nel primo punto. Vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi. Nella catenella di separazione lavoro 2 punti alti. Nel terzo punto alto del ventaglio al di sotto vado a lavorare un punto V costituito da un punto alto, 2 catenelle più un punto alto, mentre nel punto V, dove ci sono le 2 catenelle di separazione, vado a lavorare un ventaglio di 5 punti alti. Lo schema rimane invariato e infatti, siccome lo schema è uguale, terminata questa riga, ovviamente faremo l'ultimo punto V qui nel terzo punto e concluderemo con 2 punti alti nell'unica catenella che abbiamo e un punto alto nell'ultimo punto alto. Poi, proprio come vi avevo mostrato all'inizio di questo tutorial, andiamo a cambiare il colore, quindi ci agganciamo di nuovo con il lilla, giriamo il lavoro e io farò un'altra riga in lilla. Bene, una volta terminate le 3 righe, punto ventagli e punti V, possiamo anche staccare il filato del secondo colore, tanto non mi occorre più. Fatta la catenella, possiamo girare il nostro lavoro, o comunque se anche tu vuoi realizzare una piccola manichetta, farai allo stesso modo, altrimenti se vuoi realizzarla a 3/4 o più lunga, andrai avanti col numero di righe, seguendo sempre lo stesso procedimento. Quindi vado a lavorare direttamente un mezzo punto e mi lavoro anche il secondo colore, così lo blocco nel primo punto. Stesso lavoro di rifinitura dei 2 pannelli fronte e retro. Un mezzo punto nel punto alto successivo salto la catenella.
un mezzo punto in ciascun punto alto sottostante, abbiamo il ventaglio, quindi 5 mezzi punti consecutivi. Quando incontriamo il punto V con le 2 catenelle di separazione, proprio nelle 2 catenelle andiamo a lavorare 3 mezzi punti. 1, 2 e 3. E quindi ripetiamo un mezzo punto in ciascun punto alto del ventaglio al di sotto, 3 mezzi punti nelle 2 catenelle di separazione, finché non arriviamo alla fine e ci vediamo direttamente qui. Al termine della riga, proprio come all'inizio, lavorerò un mezzo punto nel primo punto alto e vado a lavorare l'ultimo mezzo punto nell'ultimo punto. Fatto questo, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante, e lo farò per questa riga e per la successiva, per un totale di 2 righe e punto basso. Quindi io continuo così, fatelo anche voi, ci vediamo alla fine per l'ultimo passaggio. Bene, ho realizzato la mia prima manichetta. A questo punto, senza staccare il filo, vado a cucire la zona del sottomanica e poi tutto il resto. Quindi metterò i 2 pannelli, sempre il tutto il lavoro comunque dritto contro dritto. Farò questa operazione sul rovescio, così le cuciture saranno all'interno. Una volta fatta la catenella, sfilo l'uncinetto ed entro nel primo punto della manichetta dall'altra parte, nell'ultimo punto della riga. Tiro fuori il cappio, intanto blocco con una catenella, entro nel primo punto e nel primo punto dall'altra parte, prendo il filo e faccio un punto basso. Vado a lavorare un punto basso nella riga a punto basso successiva, bene, un punto basso nella riga a mezzo punto, bene. Poi ho i punti alti e proprio come abbiamo fatto fin dall'inizio entriamo tra un punto alto e l'altro e facciamo 2 punti bassi, quindi 1 e 2, lo stesso ripeterò nella riga successiva con il secondo colore, entro, 1, 2, molto facile. Poi c'è la riga a mezzo punto, quindi entro anche dall'altra parte, faccio un punto basso, dopodiché entro direttamente nei punti segnati con il marker, quindi intanto ne tolgo uno ed entro. Lo stesso farò nell'altro ed entro. Qui adesso abbiamo tutti i punti bassi perché precedentemente abbiamo rifinito il tutto. Non dobbiamo fare altro che andare a lavorare un punto in ciascun punto. Tutto qui finché non arriviamo alla fine. Punto basso con punto basso, punto basso con punto basso e così via. Sono al termine della riga, ho cucito tutto il mio capo, ultimo punto con ultimo punto. Questo lavoro è abbastanza facile e veloce perché andiamo a cucire punto con punto. Qui ho le 2 catenelle dell'angolo, se vi ricordate. Bene, vado a bloccare anche quelle, semplicemente a punto bassissimo. Quindi prendo le asoline e blocco a punto bassissimo, catenella di sicurezza, stacchiamo il filo che andiamo a bloccare e nascondere e già abbiamo cucito metà lato più manichetta. Avete visto? In un unico pezzo. Ora che dobbiamo fare? Dobbiamo ripetere lo stesso lavoro esattamente dall'altra parte, magari ve lo faccio vedere anche così. Questa è la zona cucita. Come notate nessuna imperfezione, il lavoro super pulito, questa è la mia tecnica, la utilizzo sempre ed è infallibile. Quindi dicevo, bisogna ripetere lo stesso lavoro dall'altra parte e poi andiamo a cucire sotto manica e tutto il resto, quindi ci vediamo al lavoro completato e magari anche indossato. Amiche ed amici, siete pronti a vedere il risultato finale? 1, 2
E voilà! Wow, wow, wow! Io sono sorpresa quanto voi del risultato finale, non immaginavo venisse così bello. Wow! Eppure è così semplice, è stato anche facile, direi. Amo questo abito modello tubino corto, direi, perché sembra proprio un tubino acquistato da Zara, e invece no, l'ho fatto con le mie mani e potrai realizzarlo anche tu. Alla fine, per la mia taglia, la 42, ho impiegato 450 grammi di cotone in due colorazioni, 9 gomitoli in totale da 50 grammi, 5 in lilla, 4 in panna. Uncinetto di lavorazione 3,5 ed è venuta fuori questa meraviglia che io adoro tantissimo. Non vedo l'ora di indossarla. Tutto qui. Io vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, ma sono sicura che vi piacerà e vi metterete subito all'opera per realizzarla. Non vedo l'ora di vedere tutti i vostri abitini, perché no, anche personalizzati. Come sempre vi lascio il link che vi riporta ai materiali sotto a questo video nel box info. Se questo contenuto ti è piaciuto e ti è stato utile, mi raccomando, lascia un pollice all'insù, metti hype a questo contenuto e seguimi per altri video tutorial imperdibili. Grazie per l'attenzione, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere. Alla prossima, un bacino a tutti!